Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e vi chiedo scusa perché forse vi ho fatto attendere qualche giorno di troppo per la seconda parte della videorecensione del Seafly Faith 2 o Fight 2, in quanto ho preferito attendere che venissero rilasciati, o almeno sperare che venissero rilasciati, i primi aggiornamenti per la sua applicazione che durante la prova di volo che potete recuperare nella scheda qui in alto a destra non mi aveva convinto del tutto, un po' troppo povera e acerba. Sarà stata sistemata oppure no? Piccola premessa, come sapete io sono solito recensire tutti i miei droni in due fasi, in un primo momento l'analisi tecnica e solo in un secondo momento la prova di volo, ma questa volta ho voluto invertire le cose, in quanto, ve lo dico sinceramente, negli ultimi mesi mi sono capitati un po' di droni patacca e quindi prima di ammorbarvi con due video su un drone che magari non era niente di che, ho voluto provarlo in volo e fortunatamente questo Fight 2, diciamolo un po' all'italiana, si è rivelato un drone davvero molto interessante. Quindi ne vale davvero la pena parlarne e ora, bando alle ciance, iniziamo subito con l'unboxing. Questa è la sua bella confezione che vi ho già mostrato nel video precedente, da una parte è scritto tutto in cinese, ma tranquilli vi basterà girarla per trovare tutto scritto in inglese. Andiamo a leggere insieme. Faith 2, modalità di volo smart, facile da usare, sicuro, 35 minuti di autonomia, trasmissione video fino a 5 km, registra molto bene, è scritto così tradotto. Qui in alto abbiamo invece alcune caratteristiche peculiari come il follow me, la modalità orbit a 360 gradi, il gimbal meccanico a 3 assi, waypoint, ritorno a casa automatico anche con batteria scarica, GPS, GLONASS e altre cosine come i motori brushless. Quindi sulla carta un drone che, come avete visto, offre davvero tantissimo, specialmente se consideriamo quanto costa, ve lo dico subito. Il Seafly Faith 2 è stato appena rilasciato, anzi in realtà deve essere ancora lanciato su molti store importanti, però il suo prezzo è vicino ai 280 euro e sicuramente scenderà ancora di qualcosina. Non a caso Banggood, uno store cinese con cui io collaboro tantissimo, specialmente per quanto riguarda il mondo dei droni, mi ha rassicurato sulla sua disponibilità entro le prossime settimane ad un prezzo davvero molto interessante. Vi aggiornerò ovviamente sulla sua disponibilità e sulle sue prime offerte dove sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video. Entrateci! All'interno della confezione comunque troviamo la borsa contenente il drone e tutti i suoi accessori. Sicuramente una bella borsa, morbida, non è rigida ma è comunque comoda per trasportare il drone in auto, in moto e in bici, in quanto è presente anche una bella tracolla. Non mancano delle tasche molto utili come quella anteriore in cui io sono andato a nascondere tutta la manualistica. È una busta vuota. E a tal proposito una cosa molto importante ragazzi: per poter connettere il vostro smartphone a questo drone il vostro telefono dovrà essere dotato, munito di Wi-Fi dual band 5 GHz, da non confondere con il modulo 5G telefonico. Questa è una domanda che mi fate praticamente ogni giorno, più volte al giorno, e la Wi-Fi 5 GHz è una cosa completamente diversa dalla 5G telefonica. Ormai il modulo dual band Wi-Fi è implementato anche su smartphone di fascia bassa, ma per sicurezza prima di acquistare questo drone consultate le specifiche tecniche del vostro smartphone per capire se implementa, se permette di utilizzare la Wi-Fi dual band 5 GHz. Passando oltre troviamo anche un voluminoso manuale di istruzioni scritto tutto in inglese, contenente anche i QR code per scaricare l'applicazione che vedremo dopo. Un bel manuale sicuramente, ma più del suo manuale io ho apprezzato questo secondo opuscolo contenente delle preziosissime informazioni e consigli per un volo sicuro, dalle condizioni meteo consigliate, come sistemare le eliche, come calibrare la bussola, fino ad arrivare alla checklist pre-volo, post-volo. C'è tanti consigli davvero molto utili, non sono scritti specificatamente per il Faith 2 ma possono essere utilizzati per qualsiasi drone, davvero una bella cosa. E ora
Apriamo la borsa e vediamo cosa troviamo al suo interno. Vediamo prima gli accessori. Abbiamo un cavo USB, micro USB per la ricarica del radiocomando e per trasferire file senza dover estrarre ogni volta la micro SD, qualche elica di ricambio, purtroppo non sono a sgancio rapido ma sono esattamente come il DJI Mavic Mini e Mini 2 con la vitarella su ogni singola pala. C'è anche il cacciavitino incluso. Qui abbiamo il caricabatterie molto comodo, è presente un LED rosso durante la ricarica e verde a fine ricarica, è abbastanza semplice ma funziona bene. Ma andiamo a vedere il radiocomando, che è importantissimo. In tanti non gli danno la giusta importanza quando decidono di acquistare un nuovo drone, ma come si usa dire, la potenza non è niente senza controllo, e un buon radiocomando è importantissimo. E in questo caso il radiocomando è discreto, non fa gridare al miracolo, ma comunque se la cava bene per ogni utilizzo di questo drone. Gli stick sono davvero eccellenti, ben centrati, offrono una bella resistenza che avete potuto apprezzare durante la prova di volo, permettono delle inquadrature molto morbide. La batteria è incorporata ed è ricaricabile tramite il connettore micro USB, invece premendo il tasto di accensione potremo consultare il suo livello di carica, esattamente come funziona per i droni della DJI. I tasti sono pochi ma sono quelli giusti. Abbiamo uno switch GPS VPU molto utile se intendiamo volare al chiuso e non vogliamo che magari il nostro drone agganci improvvisamente un paio di satelliti schizzando contro qualche muro, una cosa molto comoda. Tasto di stop per quick shot smart fly, anche questo molto utile perché non essendo dotato di sensori anticollisione, poniamo caso che durante il volo in circle mode questo drone stia andando a sbattere contro qualcosa, premendo questo tasto il drone si bloccherà immediatamente sul posto senza precipitare. Tasto di decollo e atterraggio automatico, ritorno a casa automatico. Sopra invece troviamo le due antenne, fortunatamente reali entrambe, uno per il controllo radio e l'altra per il segnale video. Allora, vi ho detto che questo drone necessita della Wi-Fi 5 GHz, ma fortunatamente la connessione non è tra smartphone e drone, ma tra smartphone e radiocomando. Poi il radiocomando andrà a trasmettere sia video sia segnale radio al drone tramite le sue antenne, e questo permette un range di controllo molto più elevato. Nella parte superiore comunque troviamo altri tasti. Quello di destra serve per registrare video, quello di sinistra per scattare foto, e abbiamo anche la comoda ghiera per inclinare il gimbal. Non abbiamo nient'altro se non questa etichetta riportante una batteria da 3.7 volt 2600 mAh e anche delle indicazioni per la Wi-Fi 5 GHz integrata. Altro particolare, questo radiocomando ha gli stick removibili, svitandoli come succede con tanti altri droni, però c'è un piccolo problema: non c'è nessun alloggiamento per questi stick, quindi è facile perderli. Cosa vi consiglio di fare? Beh, la borsa vi permette di andare a riporre il radiocomando con gli stick inseriti senza problemi, quindi non state a rimuoverli ogni volta perché non ce n'è davvero motivo. Se poi voi intendete utilizzare delle altre borse magari più compatte, beh, questo è un altro paio di maniche, dovrete ingegnarvi in qualche modo, magari una bustina per contenere gli stick. Ma andiamo a vedere ora il drone vero e proprio, che è disponibile in diverse colorazioni. Io ho preferito acquistarlo di questo colore arancione molto bello, ricorda un po' la linea Autel Evo. Qui sopra nella parte anteriore abbiamo questa piastrina rifrangente che non serve a nulla, non nasconde nessun sensore, è puramente estetica. I motori sono brushless, belli potenti, permettono di spingere questo drone fino ai 20 metri al secondo. L'autonomia dichiarata è di 35 minuti, io sono arrivato a 27-28 minuti, che comunque sono davvero tanti. Peccato però che le eliche non siano a sgancio rapido ma con la classica vitarella. Comunque i bracci possono essere aperti molto facilmente, esattamente come funziona sulla linea Mavic della DJI. Ecco fatto.
ed è presente anche lo slot per micro SD. Questo drone supporta memorie fino ai 128 GB. Vi lascio la SanDisk Extreme Pro che io utilizzo su ogni mio drone, ovvero questa qui, ve la linko qui sotto in descrizione video. Come vedete ci sono molte pellicole sui bracci, sulla batteria. Io non le ho rimosse perché volevo rimuoverle insieme a voi per rendermi conto se anche queste pellicole, come il Diva drone della FIM, mi lasciassero della colla oppure no. Ok, un pochino ne lasciano. Ecco, qui guardate cosa mi ha lasciato, un bel ricordino che non riuscirò mai a togliere. Mi raccomando amici, non pulite mai la plastica con l'alcol, io l'ho fatto in passato, e rovinate qualsiasi plastica perché la scolorisce. Comunque qui dietro abbiamo la batteria smart con i suoi 4 LED di carica che possiamo consultare premendo il tasto qui sopra e possiamo rimuovere tramite questi due gancetti laterali. Una bella batteria da 11.4 volt, 3.1 ampere. Nella parte inferiore troviamo una bella griglia da reazione, il modulo VPU, questa piccolissima ottica, sembra quasi un brufolo, e il sonar. E ovviamente non manca il modulo cam che è il vero fiore all'occhiello. Tra l'altro c'è anche il copri gimbal, dicevo il fiore all'occhiello di questo drone in quanto è un modulo Sony 4K 12 megapixel di qualità davvero eccellente e ben stabilizzato grazie al buon gimbal meccanico a 3 assi, davvero niente male. Ecco, per quanto riguarda foto e video, questo drone è davvero eccellente e, come vi ho detto durante la prova di volo, avrebbe meritato un'applicazione più curata sotto il versante delle impostazioni manuali, totalmente assenti durante la prova precedente. Saranno state aggiunte oppure no, lo vedremo tra un istante. Comunque sia, l'ottica ha davvero un grandissimo potenziale e se la gioca senza problemi anche con droni più costosi. Il drone si accende tenendo premuto il tasto sulla batteria, ecco qui, e ci mostra anche i due LED rossi posti sui bracci frontali. Ora che il drone è acceso, vi rimostro la qualità del gimbal meccanico stabilizzato su 3 assi. Ma che stupido, mi stavo dimenticando di andare a pesare questo drone. Ormai è l'aspetto più importante di ogni recensione. Quanto peserà il Seafly Faith 2? Vi ricordo che entro i 250 grammi possiamo utilizzarlo senza patentino, entro i 500 grammi, tra i 250 e i 500 grammi possiamo utilizzarlo con il patentino anche in città, sopra i 500 grammi serve il patentino e possiamo utilizzarlo solo fuori da centri urbani. Scopriamolo subito, accendiamo la nostra brutta bilancia e andiamo a pesarlo. Il Seafly Faith 2 pesa esattamente 533 grammi. Purtroppo sforiamo di 34 grammi il peso massimo di 500 grammi che ci avrebbe permesso, lo ripeto, di utilizzarlo anche in città con il patentino. In questo caso possiamo utilizzarlo solo fuori da centri urbani e bisogna ovviamente possedere il patentino come per tutti i droni sopra i 250 grammi. Però ora vi do anche una bella notizia in quanto la sua applicazione è molto semplice nell'interfaccia, ve l'ho già mostrata nel video precedente. Qui in alto a destra ci sono le impostazioni base come la distanza massima, l'altezza massima, la griglia e altre cosine, oltre alle calibrazioni. È stata aggiornata qualche giorno fa. Come vedete ora qui in basso a destra abbiamo una sezione con tutte le più importanti impostazioni manuali, a partire dalla risoluzione, dal 4K 30 fps fino al 720p 60 fps, l'esposizione, il bilanciamento del bianco, il watermark, la risoluzione delle foto, l'ISO, il FOV video davvero eccellente, la modalità scena anche notturna, sport e anche degli effettini. Sì, beh, non è nulla che faccia gridare realmente al miracolo, ma considerando che ad inizio febbraio, quando vi ho mostrato questo drone per la prima volta, la sua applicazione non contemplava nemmeno queste impostazioni basiche, beh, direi che è già un piccolo passo avanti. Di questo passo entro qualche mese potrebbe arrivare davvero a livelli molto buoni. Quindi ragazzi, detto questo, vi consiglio oppure no l'acquisto del Seafly Faith 2 o Fight 2? Beh, la risposta non è semplice, perché è vero che si tratta di un drone abbastanza economico, costa 280 euro attualmente, ma
entro poche settimane secondo me si troverà anche attorno ai 250 euro, quindi un prezzo molto conveniente, inferiore rispetto al suo concorrente il Filmix 8 SE, ma è anche vero che la sua applicazione, nonostante sia stata aggiornata recentemente, è ancora acerba, ma se la strada tracciata da Seafly è questa, potrebbe ancora migliorare. Quando i problemi sono solo software che magari richiedono qualche aggiornamento o aggiustamento, si può sempre fare qualcosa. Quando invece i problemi sono hardware basati sulla meccanica problematica, come l'Absanzino 2, che purtroppo è un drone nato male e a mio parere morto, beh, in questo caso non si può fare nulla per sistemare le cose. Quindi consiglio pure no il Seafly 5 II. Beh, se volete un drone che costi poco e che abbia una bella qualità di foto e video, beh, in questo caso lui è uno dei migliori della classe. Purtroppo le quick shot, le smart fly non sono granché. C'è l'Active Track, che in realtà è un follow me che segue il GPS dello smartphone, quindi non potete farci poi chissà cosa, ma magari è utile per seguirci in bicicletta. Possiamo utilizzarlo anche con il solo smartphone e questa è una chicca importante. Se vogliamo utilizzarlo con il follow me attivo, la durata di volo è molto buona, così come anche il range di controllo, quindi non sono presenti particolari difetti che vadano ad inficiare la sua qualità. Tra l'altro la qualità costruttiva è anche molto buona, le plastiche sono davvero ben fatte, molto superiori all'Absanzino, che io ho sempre criticato sotto questo aspetto, quindi è un drone che a me piace davvero tanto, ma che al momento mi lascia qualche dubbio per quanto riguarda la già citata applicazione e il peso purtroppo superiore ai 500, anzi ai 499 grammi. Pensateci su, se volete acquistarlo per volare fuori da centri urbani va benissimo, se invece volete acquistare un drone per utilizzarlo dal balcone di casa vostra in città, beh, lui non può farlo legalmente. In questo caso rivolgetevi su altri modelli come il DJI Mavic Mini 1 e il DJI Mini 2. Vi lascio tutti i link per l'acquisto dei droni che vi ho appena citato, oltre ad altri droni e accessori che io ho provato e che vi consiglio qui sotto in descrizione video. Dateci un'occhiata perché trovate anche i link per entrare nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, dove troverete le prime offerte dedicate a questo drone, oltre a tantissime altre offerte dal mondo della tecnologia e non solo, oltre al link per il mio gruppo Facebook e la mia pagina Instagram. Entrate, vi aspetto. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate del Seafly Faith 2 o Fight 2. Vi piace? Non vi piace? Lo acquistereste oppure no? Avete dubbi o domande? Beh, parliamo di tutto questo qui sotto nei commenti. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video un pochino vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E detto questo ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui, sempre che voi vogliate, su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!